Il 2 maggio del 1772 nacque il grande poeta, teologo, filosofo e scrittore tedesco Novalis, pseudonimo di Georg Friedrich Philipp von Adenberg, nella città di Schloss Oberwiedestedt. Egli fu padre del romanticismo tedesco, nonché iniziatore e fautore di uno dei simboli più durevoli e caratteristici del movimento romantico, ossia Die blaue Blume, il fiore azzurro, il cosiddetto non ti scordar di me, archetipo di amore imperituro e ricordi nostalgici. Nato e cresciuto in una famiglia estremamente devota e credente, ricevette una formazione rigidamente pietista da parte del padre, il barone Erasmus, che costrinse i propri familiari ad una vita rigorosa e severa, che sfociò nel progressivo isolamento dell'intero nucleo familiare rispetto alla socialità. L'educazione pietista che ricevette Novalis vedeva una religiosità intimistica e strettamente individuale, che vedeva nell'esperienza mistica e nell'ascesi la via più rigorosa contro il peccato e le colpe. Questo credo familiare condizionò sia la sua produzione poetica, infatti fu autore di numerose poesie dal sapore mistico e filosofico, in cui il sentimento e la passione sono purificati da pensieri platonici e casti, sia la sua stessa personale esperienza dell'amore. Egli infatti preferiva godimenti di tipo intellettuale e tenera attenzione ai propri sentimenti piuttosto che passioni concretamente agite. Egli amava maggiormente il contatto con le proprie emozioni che l'abbandonarsi ai piaceri sensuali, e fu proprio in questo senso che si sviluppò il suo rapporto con l'amata Sophie von Kuhn, un rapporto fatto di immaginazione più che di sensi, data anche la giovane età della ragazza, ma che per lui fu comunque il suo unico e grande amore. La morte prematura della giovane a soli 15 anni fu infatti un momento di grande dolore per Novalis, che appunto le dedicò gli inni alla notte, il famosissimo ciclo di poesie, considerato tutt'oggi il manifesto, testo fondativo del movimento letterario del romanticismo tedesco. Anche la vita di Novalis fu molto breve, infatti morì di tubercolosi nel 1801 senza aver compiuto 29 anni. Così egli descrisse il suo primo incontro con l'amata Sophie. Furono i 15 minuti che cambiarono completamente la mia vita. Infatti, ogni oggetto amato è il centro di un paradiso.